Buongiorno a tutti amici, sono le 7:30 del mattino, come sempre io mi sveglio intorno alle 6, 6 e mezza, sto esportando un video, sentite le ventole. Oggi dobbiamo andare il più velocemente possibile in un negozio di moto dove hanno un'officina per far controllare quella perdita che ho nel cerchio posteriore, sperando che sia un semplice paraolio e risolvere facilmente con poco prezzo. Di fronte, a circa 10 minuti, c'è un bellissimo campeggio naturista, si chiama La Chiappa, e parcheggiamo lì, così siamo vicini anche all'officina per poter fare spostamenti, per andare a recuperare la moto. Dista a mezz'ora da qua, a nord, continuiamo a salire nella costa est. Adesso mi aspetta una bella colazione, la solita: prosciutto, formaggio, uovo, spremuta e pane guttiau. Questo è il formaggio che ci ha regalato Ugo, stiamo cercando di mangiarlo velocemente perché è fresco e tende ad ammuffirsi facilmente in frigo. Sono le 8:30, buongiorno anche alla mia cara Rita, stiamo per lasciare il camping, alle 9 apre la reception. Andiamo a scaricare le grigie, la cassetta e così siamo pronti per pagare e uscire, perché poi dobbiamo fare un'oretta di camper per arrivare. Si chiama Moto Vecchio, è una concessionaria dove fanno riparazioni vicino a Porto Vecchio, ecco perché Moto Vecchio. Sperando che ci sistemino lo scooter, se no ce lo siamo portati per niente, ok? No, che ci serve, vedrai. Grande Rita, la positività di Rita. È vero, sei troppo Ma positiva, è la Rita. verità, perché pensare male. Pensare No, sempre- no, male. Io penso alle sempre- probabili e ai possibili casini, alle problematiche da risolvere non ci devi immediatamente. pensare. Dobbiamo togliere il numero 28 che è il nostro. Eccolo qui. E restituirlo alla reception. Mettere in moto, togliere il gradino, lo scooter l'abbiamo caricato ieri sera. Tieni Rita. E siamo a posto. È già aperto come abbiamo programmato e così paghiamo e ce ne andiamo. Sì. Intorno, l'inverno sono iglesia, ma non è sua iglesia. Ragazzi, una compaesana di Rita. Sì, ma anch'io vado poco a iglesia. Iglesiente alla reception. Neanche Porco conosco. No. Abbiamo appena pagato, se non sbaglio, 3 notti, Rita. Sì, 3 notti. O 4. 4. Boh, non me lo ricordo, comunque 82 euro. E adesso questa ragazza che è iglesiente compaesana di Rita ci aiuta anche, sta già telefonando a questo negozio di moto che dobbiamo raggiungere, così inizia a parlargli e vediamo se ci possono aiutare subito. Ha appena chiamato, dove volevamo andare noi non li riparano, per fortuna abbiamo fatto telefonare. Adesso ci hanno dato un altro indirizzo e vediamo se riusciamo a sistemare la questione. Attendez un secondo, s'il vous plaît. Che fortuna, abbiamo trovato questa ragazza che è nata ad Iglesias, dove è nata Rita, e ci ha aiutato. Abbiamo il numero, abbiamo il posto dove andare, ha detto che ce lo sistema, non sa solo se ce la fa in giornata, ma a noi non interessa, aspettiamo un giorno. Il posto si chiama Figari, a 23 minuti da qui. Faccio un po' di gasolio a 20 e 28, 2,28 euro, ragazzi, pazzesco. 6 minuti e siamo all'atelier della moto. Ha detto che non lo sa se ce la ripara entro la giornata, speriamo, così siamo liberi di spostarci, se no sono obbligato a stare intorno a questa officina. Ai ai ai, appena comprata, appena comprata. Siamo arrivati all'atelier della moto, speriamo che ce lo possa fare, ci ha detto di metterlo giù. Sta per fortuna provando a controllarla immediatamente. Speriamo che possa avere questi paraoli, perché
Non è detto, ce ne saranno di tanti modelli, tante misure, però sta controllando subito. Ho dovuto lasciare lo scooter lì perché il paraolio è dalla parte interna, dalla parte dei carter, quindi deve smontare mezza moto, deve ordinare questi pezzi, quindi se ne parlerà lunedì, martedì, oggi è sabato e quindi noi ce ne andiamo in giro, poi mi manderà un messaggio. Questo è l'affarone che mi ha fatto fare il mio amico di Sinai, capito? Stiamo raggiungendo un camping nella costa opposta, per fortuna però c'è una strada bella dritta che passa appunto dalla costa ovest alla costa est. Si chiama La Chiappa, un campeggio naturista famosissimo qui in Corsica. Trascorreremo qualche giorno in attesa che mi chiami per dirmi che lo scooter è pronto. È andata così, c'è poco da fare, non c'è da piangere, siamo qua, godiamocela, se fa belle giornate ce la godiamo, stiamo fermi, siamo a piedi, non possiamo più muoverci. Io gocce di olio le avevo già viste quando l'ho portato da Nicola, quindi dal giorno che ho fatto il passaggio e l'ho portato da Nicola per poterlo mettere sopra, ho visto delle goccioline d'olio sopra il carter ed era l'olio che colava da lì, infatti, dal paraolio del mozzo. Vabbè, bisogna stare proprio attenti e sapere tutto e dirgli no, qua c'è un problema grosso, ci vogliono un paio di 100 euro per smontarlo e cambiarlo, o lo fai tu prima di venderlo oppure me li sconti e lo faccio io. Bisognava fare anche così, però questo è l'ingresso per il camping famosissimo Corso. Ne abbiamo sempre sentito parlare, non ci siamo mai venuti. Veniva un amico mio di Carbonia, sempre venuto qui, anzi forse aveva la roulotte, loro mettevano la roulotte tutti gli anni, quindi pagavano per tutta la stagione. Adesso andiamo a fare la registrazione, poi vi aggiorniamo. Non porto la GoPro, campeggio naturista, mi mandano subito via. Hanno appena aperto, hanno aperto da una settimana, dal 1° maggio. Hanno aperto dal 1° maggio, quindi c'è pochissima gente, ma non ci interessa. C'è una bella piscina riscaldata e questo già mi piace. E c'è il ristorante e ci sono le piazzole vista mare. Ne abbiamo scelto una, adesso ve la facciamo vedere. Alla reception c'è Philip, un signore simpatico, tranquillo. Qua sicuramente in piena estate c'è il pienone. Allora lì c'è gente. Sì, lì c'è gente. Vabbè, manca dove siamo noi, non è brutto. Quindi dobbiamo per forza andare lì. È uno dei due. Bello questo. Se questa è prenotata. Uno dei due, o sopra o sotto. Ce n'è due, Rita. Peccato, anche qua era bellissimo. Era bello. Che Guarda che panorama che c'è. era stupendo. No, questo camping è una figata, guardate. Da questa parte c'è la spiaggia, e le piscine riscaldate, il ristorante. Vabbè, ma noi ci mettiamo qui. Qui mi piace, mi sa. Che ne dici, Rita? Messo qua su. Sì, qui ci mettiamo il tacco per stare dritti. È bello qua, dai. Beh ragazzi, adesso ci mettiamo comodi, mi spoglio, mi godo il sole e questo a posto. Poi di nascosto forse riesco a farvi vedere qualche scena. Rita è già nuda, quindi spengo tutto, ci vediamo tra qualche giorno probabilmente. Ciao ciao. Nel frattempo si è annuvolato, ma meglio così riesco a farvi vedere come è fatto questo camping, la spiaggia di nascosto, e non voglio che mi vedano con la GoPro in mano in un camping naturista. La gente passa nuda, vedete, ne sta passando uno. Comunque, la spengo e quando si può vi faccio vedere come è fatto. È bello, è un bel camping.
Andiamo a vuotare la cassetta, ne approfittiamo e così filmiamo un po' questo camping. Sperando che non mi Questi vedo. bagni vicini non c'è. Boh, adesso andiamo qua giù. Era una bella giornata, era nuvoloso, poi ha peggiorato appena siamo arrivati. E quindi niente, ci siamo dovuti mettere una felpa, ma si sta bene che magliettina. Speriamo che migliori per pranzo, in modo tale da godercele. Ci sono roulotte distanziali dappertutto, vedete? E qua sotto i bagni. Adesso rimettiamo la cassetta a posto e vi portiamo a vedere la piscina, vi portiamo a vedere la spiaggia, il ristorante. Vieni un attimo Rita che apriamo di nuovo. Probabile che in estate sia più carino perché è frequentato, ma adesso sembra abbastanza trasandato, niente di speciale. È immenso e quindi curare anche posti del genere ci vorrebbe una squadra di 40 persone al giorno. Però sì, ma poi tante roulotte distanziali, è un villaggio. Comunque qua giù c'è la spiaggia, andiamo a vederla e vi facciamo vedere anche le piscine. Una, forse ve l'ho già detto, è riscaldata, acqua tiepida, perché il tempo non è ancora bello, quindi è l'unico modo per poterla sfruttare. Qua giù, vedete, qua giù c'è la spiaggia, a sinistra ristorante e piscine. Anche la spiaggia non è bellissima, per dir la verità, è più, sembra artificiale, sembra davvero portata dai camion. Vi faccio vedere la qualità della sabbia, è marrone, di pietre, di ghiaia. Mentre invece una cosa che mi piace probabilmente sono i ristoranti e le piscine. E immagino qua in piena stagione, pieno di gente, caldo, musica, deve essere bello. Adesso sì, nuvoloso, minaccia pioggia, in un camping naturista ci fai veramente poco, ma io ne ho sempre sentito parlare e volevo venire a vederlo comunque. Ristorante, piano bar, di fronte al mare. Beh Rita, dai, in estate non deve essere brutto qui. Un piccolo paradiso Rita, perché c'è una bella pineta, c'è la spiaggia, ristoranti, piscine, è un piccolo gioiello. Questa è la seconda piscina, ma è addirittura vuota. La riempiranno tra poco, ci sono pochissimi clienti adesso. Anche in questo spiazzo c'è una piccola palestra. Qua ci sono i campi da bocce e anche per fare attività tipo con istruttore, fare step. Sapete quelle discipline che si fanno nelle palestre. Qui invece bocce. Comunque c'è anche la sauna, c'è il mini golf, il centro nautico, senz'altro in piena stagione il posto è carino, di sicuro. A pieno regime funziona tutto, quindi. Questa è la situazione. I ristoranti lì dietro, la spiaggia, qua tutta la pineta con tutte le roulotte delle persone che stanno fisse, lì sopra abbiamo il camper noi e qua ci sono, forse avanti c'è anche un'altra spiaggia, andiamo a vedere. Qui ci deve essere un bel bar quando è aperto. Dai, è bello e non è male. E questa è la seconda spiaggia del camping. E poi basta, credo che oltre non si possa andare. Cioè, dove stiamo girando si può stare nudi. Poi a un certo punto ci sarà fine del campeggio nudista e quindi è obbligatorio vestirsi. Ma è gigantesco. Guardate, da qui... Questa è la seconda spiaggia, avanti c'è la prima,
Guardate che grande, sono un paio di colline, bellissimo. E qua il cartello: rispettare la nudità. È obbligatorio stare nudi nei camping naturisti, non puoi passeggiare vestito quando tutti sono nudi. E lì sopra c'è il famoso faro sopra la collina con scritto La Chiappa. Sono contento che si sia rovinata la giornata, così vi ho fatto vedere come è fatto questo camping. Ci tengo, mi piace farvi vedere le cose perché anch'io volevo vederlo, l'avrei voluto vedere. Certo, non ci stiamo godendo la situazione per il quale siamo qui, cioè stare liberi, nudi al sole, però speriamo che domani sia migliore. Domani non filmo, ragazzi, e ce la godiamo io e Rita. Comunque stiamo ancora camminando, è immenso e continuano ad esserci casette e roulotte dappertutto. Adesso ragazzi ci alleniamo, sta uscendo il sole di nuovo, guardate che bello, quindi ci spogliamo e ci sentiamo prossimamente. Non lo so se stasera, se domani. Comunque per voi sarà uno schiocco di dita, perché probabilmente dopo questo video ci sarà subito, non probabilmente, ci sarà subito un nuovo inizio di un'altra giornata. O dopo, va bene, ciao, a dopo. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno a tutti amici, oggi si lascia il camping La Chiappa, ci è piaciuto, non è la stagione giusta, bisogna venire luglio-agosto, sta piovendo anche adesso, però 2 giorni ce la siamo godute, un po' di sole l'abbiamo preso. È pronto lo scooter, quindi andiamo nell'altra costa, nella costa ovest, e lo ritiriamo, ce lo ricarichiamo sul camper e abbiamo finito. Speriamo non ci chieda tantissimo, vediamo, sono curioso dei prezzi in Francia. E niente, poi torniamo di nuovo in questa costa, nella costa est, perché dobbiamo fare una commissione, un piacere ad un amico, dobbiamo consegnargli una cosa dall'Italia, dalla Sardegna, un ragazzo che conosceremo, il proprietario di un camping, tra l'altro molto bello perché è proprio sulla spiaggia. Quindi torniamo in questa costa est e piano piano saliamo. Siamo stati bene comunque in questo camping e non è neanche caro in questo periodo, mi sembra abbiamo pagato 33 euro a notte o qualcosa del genere. E ha fatto anche 2 belle giornate. Di notte ha piovuto ma non ci interessava, di giorno ce la siamo goduta. 36 minuti e siamo all'Atelier della moto, nella costa ovest, si chiama Figari. Adesso scarichiamo le grigie, la cassetta e ce ne andiamo, sono le 9:01. La reception qua, se non sbaglio, apre le 8. Ce l'abbiamo un tubo delle grigie enorme. 3 secondi, un tubo così grande. Eccola qui, buongiorno. Saluti, hanno detto che sei simpaticissimo. Perché? Non lo so. Vabbè. Io sono simpatica, ma tu di più. Complimento si prende sempre. Si prende e si porta a casa. Andiamo Rita? Andiamo. Siamo arrivati, l'Atelier della moto. È proprio, l'Atelier fa paura perché è qualcosa anche di, sai, di chic, è come un negozio di alta. Atelier. Sì, infatti lui tocca tutto con chiavi in bronzo, in oro massiccio. Chissà il conto. L'Atelier della moto. Mi chiede 700 euro, mi chiede. Vediamo. Scooter pronto, vi faccio vedere anche che cosa. Sì, vi faccio vedere anche che cos'è. Vedete? È un ring, un cuscinetto, come si chiamano? Una guarnizione ossidata. Probabilmente perché è rimasto fermo. Vedete, ci sono proprio tutte le parti di ruggine, quindi ha dovuto pulire tutto e cambiarle. Pagato 181, più ci sono anche le spese di spedizione, Corriere Espresso, quindi alla fine va bene. Se avete bisogno in Corsica, l'Atelier della moto. È un ragazzo in gamba sempre. E adesso ci portiamo via lo scooter. Pulito e senza più olio. Vedete, perdeva da qua completamente, ho pulito tutto. Adesso purtroppo con tutto l'olio
che con tutto l'olio che ha preso il freno di dietro non frena benissimo, però vabbè. Va bene? Sì, risolto tutto. Anche questa è andata, scooter caricato, possiamo proseguire il viaggio. Direzione costa est. ...48 minuti e ci parcheggiamo in un camping proprio sulla spiaggia, si chiama Eucalyptus. Si dovrebbe parcheggiare proprio sulla battigia, dalle foto che ho visto, dovrebbe essere molto bello, ed è il camping di questo ragazzo al quale devo portare una commissione dalla Sardegna. Facciamo un po' di gasolio a 2,25 €. Non c'è alternativa, in Corsica è così, è carissimo. ...26 litri, 60 €. Avevo un'attacca spaccata e non ne ho neanche 3. Quindi ha fatto un'attacca e 3/4. Siamo fermi perché c'è un incidente, così mi segnala Maps. Vedete dove siamo? Il campeggio è praticamente a un terzo costa est, un terzo della Corsica. E qua c'è l'incidente, lo segnala Maps. Incidente tremendo, un tir, un camion addirittura. Oh, forse ha preso fuoco, non si capisce. No, un incidente, è uscito fuori strada. Madonna! Tremendo. In questa costa ci sono spiagge bellissime che le vedremo tutte con lo scooter, con la moto. Parcheggiamo il camper adesso da questo ragazzo e poi visiteremo la costa verso sud e verso nord rispetto al camping. È una buona posizione per poter visitare tutti e due. In un'oretta siamo a Portovecchio e in un'oretta siamo quasi alla fine della Corsica. Comunque adesso mancano 10 minuti, 8 km e ci parcheggiamo. Siamo arrivati, il camping è questo, praticamente come vi ho detto si parcheggia sulla spiaggia. Adesso questo ce l'abbiamo qui un secondo, non è definitivo, vedete? Proprio fronte spiaggia, fronte mare. Però non vedo neanche nessuno né alla reception. Adesso proviamo a cercare qualcuno. Ho il numero del proprietario, si chiama François. Strano, francese. Abbiamo trovato François, poi ve lo presento, era sopra un tetto. Ha detto di parcheggiarci dove vogliamo. È di fronte al mare, oggi c'è molto vento, quindi proviamo a parcheggiare un po' all'interno. Prima che faccia buio e freddo, perché c'è già freddo adesso che sono le 6:30, facciamo una passeggiata e vi facciamo vedere questo posto. Ci sono delle piazzole bellissime, guardate queste sul prato, e praticamente sono di fronte al mare ugualmente. C'è freddo, mi sono messo il giubbotto e il cappuccio, ci saranno 18-19 gradi, ma c'è ancora vento, c'è vento da diversi giorni e non si sta affatto bene.
Guardate che bestia questo carrello, addirittura con 4 ruote, 2 assi. E sopra infatti ha 2 GS. Peserà 250 kg l'una quelle moto. Belle soluzioni.